Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Vicino a una grande foresta viveva un legnaiolo con sua moglie. Avevano un'unica figlia, una bambina di 3 anni. Erano molto poveri e non avevano abbastanza cibo per lei. Una mattina il legnaiolo si avventurò nella foresta, triste per la sua situazione. Mentre tagliava la legna, apparve davanti a lui una donna alta e bella, con una corona di stelle brillanti sulla testa. Disse: «Io sono la Vergine Maria, la madre di Gesù. Sei povero e hai bisogno. Porta tua figlia da me e io me ne prenderò cura». Il legnaiolo la ascoltò e portò sua figlia dalla Vergine Maria. Lei portò la bambina con sé in cielo. Lì la piccola era felice, mangiando dolci e bevendo latte. Indossava vestiti d'oro e piccoli angeli giocavano con lei. Quando la ragazza compì 14 anni, la Vergine Maria la chiamò e disse: «Cara bambina, intraprenderò un lungo viaggio. Prendi queste chiavi per le 13 porte del cielo. Puoi aprire 12 di esse e vedere la gloria all'interno, ma la 13ª porta è vietata. Non aprirla o porterai guai su di te». La ragazza promise di obbedire e quando la Vergine Maria partì, iniziò a esplorare le case in cielo. Ogni giorno apriva una delle 12 porte. Dentro ciascuna porta sedeva uno degli apostoli circondato da una luce brillante. Era piena di gioia e i piccoli angeli che erano con lei festeggiavano anche. Presto rimase solo la porta vietata e lei sentì una forte curiosità su cosa ci fosse dietro. Disse agli angeli: «Non la aprirò completamente, ma la sblocco solo un po' per dare un'occhiata». I piccoli angeli risposero: «Oh no, sarebbe sbagliato. La Vergine Maria ti ha detto di non farlo e potrebbe renderti infelice». La ragazza rimase in silenzio, ma la sua curiosità non svanì, la tormentava e non le dava pace. Un giorno, quando gli angeli erano assenti, pensò: «Ora sono tutta sola e potrei dare un'occhiata. Se lo faccio, nessuno lo saprà mai». Trovò la chiave, la mise nella serratura e la girò. La porta si aprì e vide la Santa Trinità nella luce e nella gloria. Rimase sbalordita e toccò la luce con il dito, che divenne dorato. Improvvisamente la invase la paura. Sbatté la porta e scappò via. Ma non riusciva a scrollarsi di dosso la paura e il suo cuore continuava a battere forte. Nonostante i suoi sforzi, l'oro non andava via dal suo dito. Poco dopo, la Vergine Maria tornò dal suo viaggio. Chiese alla ragazza le chiavi del cielo. Quando la ragazza le consegnò, la Vergine le guardò negli occhi e chiese: «Hai aperto la 13ª porta?» «No», rispose la ragazza. La Vergine Maria toccò il cuore della ragazza e ne sentì il battito accelerato. Sapeva che la ragazza aveva disobbedito e aperto la porta. Chiese di nuovo: «Sei sicura di non averlo fatto?» «Sì», rispose di nuovo la ragazza. Poi la Vergine notò il dito dorato della ragazza e si rese conto che aveva mentito. Per la terza volta chiese: «L'hai aperta?» «No», rispose ancora la ragazza. La Vergine Maria disse: «Non mi hai obbedito e hai mentito. Non sei più degna di rimanere in cielo». Allora la ragazza cadde in un profondo sonno. Quando si svegliò, si trovò a terra in una foresta selvaggia. Voleva urlare, ma non riusciva a emettere suono. Provò a scappare, ma cespugli spinosi e folti la trattenevano. In quel luogo solitario stava un vecchio albero cavo e dovette farsene una casa. Di notte si infilava nell'albero per dormire.
Questo la proteggeva dalle tempeste e dalla pioggia, ma era una vita triste. Piangeva quando ricordava i suoi giorni felici in cielo con gli angeli. Sopravviveva grazie a radici e bacche selvatiche, cercando cibo in lungo e in largo. In autunno raccoglieva noci e foglie cadute da conservare. Le noci diventavano il suo cibo in inverno, e quando arrivavano neve e ghiaccio, si nascondeva tra le foglie come un povero animaletto per riscaldarsi. Presto i suoi vestiti si strappavano e si disintegravano pezzo dopo pezzo. Quando il sole tornava a scaldare, si sedeva all'esterno dell'albero, i lunghi capelli che la coprivano come un mantello. Visse così per molti anni, provando il dolore e la tristezza della sua vita. Un giorno, quando gli alberi erano di nuovo verdi, il re del paese cacciava nella foresta e inseguiva un cervo. Quando questo si rifugiò in un folto bosco, scese da cavallo, si fece strada tra i cespugli e aprì un varco con la spada. Finalmente riuscì a uscire e vide una bella ragazza seduta sotto l'albero, coperta dai suoi capelli dorati. Si fermò sorpreso e le chiese: «Chi sei? Perché sei qui in questo posto selvaggio?» Ma lei non poté rispondere perché non riusciva a parlare. Il re proseguì: «Vuoi venire con me al mio castello?» Lei annui leggermente. Il re la prese in braccio, la portò a cavallo e tornò a casa con lei. Una volta al castello reale, la vestì con abiti eleganti e le diede tutto ciò di cui aveva bisogno. Anche senza parlare, era così bella e affascinante che lui si innamorò rapidamente di lei, e presto si sposarono. Dopo un anno, la regina ebbe un figlio. Quella notte la Vergine Maria le apparve mentre era sola a letto e disse: «Se dirai la verità e ammetterai di aver aperto la porta vietata, ti restituirò la voce. Ma se continui a mentire, porterò via il tuo bambino». La regina poté rispondere, ma si rifiutò e disse: «No, non ho aperto la porta vietata». La Vergine Maria le portò via il bambino e scomparve con lui. La mattina seguente, quando il bambino mancava, la gente sussurrava che la regina era un mostro e aveva ucciso il suo stesso bambino. Lei lo sentì, ma non poté dire nulla per difendersi. Tuttavia, il re non ci credeva perché la amava profondamente. Un anno dopo, la regina ebbe un altro figlio. Di nuovo, la Vergine Maria venne da lei quella notte e disse: «Se confesserai di aver aperto la porta vietata, ti restituirò il tuo bambino e riporterò la tua voce. Ma se continui a negarlo, porterò via anche questo bambino». La regina rispose di nuovo: «No, non ho aperto la porta vietata». La Vergine Maria portò via di nuovo il bambino. La mattina seguente, quando anche il secondo bambino era scomparso, la gente affermava ad alta voce che la regina aveva mangiato il suo bambino, e i consiglieri del re chiedevano che fosse punita. Eppure il re la amava così tanto che non credeva alle voci e ordinò ai suoi consiglieri di smettere di parlare, sotto minaccia di morte. L'anno successivo la regina diede alla luce una deliziosa bambina. Per la terza volta, la Vergine Maria la visitò nella notte e disse: «Seguimi». La prese per mano e la condusse in cielo, dove la regina vide i suoi due figli maggiori giocare con una palla. Quando fu felice di vederli, la Vergine Maria chiese: «Il tuo cuore non si è ancora ammorbidito? Se ammetti di aver aperto la porta vietata, ti restituirò i tuoi due figli». Ma per la terza volta. La regina rispose: «No, non ho aperto la porta vietata». La Vergine Maria allora la lasciò cadere di nuovo sulla terra e portò via il suo terzo bambino. La mattina seguente, quando la notizia della perdita si diffuse, tutti gridarono che la regina era un mostro e doveva essere punita. Il re non poté più fermare i suoi consiglieri.
Si tenne un processo e poiché non poteva parlare per difendersi, fu condannata a essere bruciata viva. Raccolsero legna per il fuoco e quando fu legata al palo e le fiamme iniziarono a salire intorno a lei, il suo orgoglio si sciolse. Provò rimpianto e pensò: se solo potessi confessare prima di morire di aver aperto la porta. Improvvisamente la sua voce tornò e gridò: sì, Maria, l'ho fatto. In quel momento la pioggia cadde dal cielo e spense il fuoco. Una luce brillò sopra di lei e la Vergine Maria scese con i suoi 2 figli accanto a lei e la bambina appena nata tra le braccia. Parlando gentilmente, disse: chi si pente dei propri peccati e li ammette è perdonato. Poi restituì alla regina i suoi 3 figli, le ridiede la voce e le concesse felicità per il resto della sua vita. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.